La Mercedes classe G non è più tanto una novità, ve l'ha portata a far vedere il nostro Master Pilot allo scorso salone di Detroit, ma io oggi in questo antipasto by Mercedes del salone di Ginevra vi porto a far vedere la premiere mondiale della G63, la versione firmata AMG, la versione pompata del fuoristrada di Stoccarda, presentata per l'occasione nella Edition One. In questo bellissimo matte black abbiamo davvero di fronte un carro armato per tutti i giorni, tantissimi i dettagli di cui andiamo a parlare, ma il primo su cui voglio fermarmi un attimo è questo doppio terminale di scarico di dimensioni davvero eccezionali. Guardate, è capace di ospitare tranquillamente quasi metà del mio braccio, sembrerebbe anche un'ottima via per andare a fare un controllino al motore ogni tanto. Vi dicevo, una macchina che è un po' più larga, questi passaruota allargati che le danno un'area ancora più prepotente, servono per integrare al meglio il nuovo impianto su cui corre la vettura. Adesso poi ne andremo a parlare. Partiamo invece da quello che c'è sotto il cofano, un V8 4000 biturbo da 585 cavalli, pensate, e 850 Nm di coppia. Si tratta di una potenza sufficiente, direi, per spianare qualunque catena montuosa, tanto che Mercedes ci ha fatto vedere qual è l'effetto della classe G quando appunto passa attraverso le montagne. Scherzi a parte, però, si tratta di un'auto che sì, è stata anche testata nel centro off-road di Graz, dove viene costruita, ma la sua destinazione finale è si trova più a suo agio sicuramente sull'asfalto, nonostante il sistema di trazione integrale con i 3 differenziali bloccabili al 100%. Una potenza che tra l'altro le consente di arrivare da 0 a 100 in 4,5 secondi, ma anche di percorrere i 100 km con una media di carburante di circa 15 litri. Le novità sono di livello estetico, abbiamo l'introduzione anche qui dei fari con firma ottica a LED, la nuova griglia che viene ripresa dai modelli GT con questi listelli cromati. Facciamo un attimo, scavalchiamo i colleghi, vi faccio vedere anche alcune delle caratteristiche un po' più tecniche dell'auto. Passiamo magari dall'altra parte per non disturbarli. Intanto vi faccio fare un giretto intorno alla vettura. Eccoci qua, quello che vi volevo far vedere. Qui abbiamo la sigla V8 biturbo, ma questo è l'impianto frenante, un impianto frenante a dir poco mostruoso. Guardate le dimensioni della mia mano in confronto, pinza monoblocco a 6 pistoncini, un disco in acciaio che dovrebbe essere, credo, sui 380-400 mm di diametro, e che viene incastonato, per modo di dire, in una gommatura di 295-40 con cerchio da 22 pollici su tutto l'impianto. Qui si vede anche il tubo di scarico che porta al doppio terminale, ce n'è uno anche dall'altra parte, e le nuove sospensioni che adesso sono di tipo indipendente sull'asse anteriore, con un ride control molto più raffinato rivisto da AMG per assicurare alla macchina la miglior motricità su qualunque tipo di terreno. La ripartizione della coppia, tra l'altro, è del 60% al posteriore e del 40% all'anteriore, per dare un po' più di dinamicità. Ve la porto a far vedere anche all'interno. Guardate intanto la cura di questa Edition One per gli interni, questo carbonio con questi inserti rossi all'interno della trama, sedile regolabile, impostabile su 3 diverse posizioni. E adesso dobbiamo entrare. Io sono alto, vi ripeto, 1,80 m, ma ho bisogno di tirarmi su per entrare a bordo di questo carro armato. Anche qui ritroviamo il doppio schermo da 12,3 pollici, qui abbiamo il nostro cockpit digitale con tutte le informazioni più il sistema di infotainment. Qui ci sono i tasti per la regolazione dei differenziali anteriori, centrale e posteriore. Poi per il resto si tratta un po' della classe G che vi abbiamo già fatto vedere. Qui ci sono un po' più, c'è un look in generale un pochino più sportivo, dato da queste impunture rosse nei sedili rivestiti in pelle, sedili tra l'altro un po' più contenitivi, ma per il resto tantissimo lo spazio per la testa. Qui addirittura abbiamo il tetto panoramico e il volante, pelle traforata, abbiamo anche il riferimento e paddle per andare a intervenire sul cambio a doppia frizione. Detto questo, non sappiamo ancora dirvi il prezzo, che sarà abbastanza elevato, direi. Possiamo paragonarlo a quello delle versioni un po' più pistaiole di qualche AMG che già conosciamo, ma intanto ve la faccio di nuovo vedere perché è davvero un carro armato su 4 ruote. A livello tecnico, vi dicevo, beneficia di tutte le
novità introdotte sull'ultima generazione, per cui abbiamo sempre un telaio a longheroni, ma in questo caso il peso dovrebbe essere addirittura superiore rispetto alla versione precedente, visto le dimensioni ancora estremamente maggiorate sia in lunghezza che in larghezza. Già che ci siamo, vi porto anche a far vedere, starei qui a vederla tutto il giorno, ma vi porto a fare un giretto in questo antipasto del pre-salone di Ginevra by Mercedes. Abbiamo alcune piccole novità, un'altra è questa qui, si tratta del facelift della Mercedes classe C, in questo caso in versione 43 con il V6 biturbo da 390 cavalli e 520 Nm di coppia. Questa è la novità, appunto un nuovo design per quanto riguarda i fari, dei nuovi gruppi ottici, ovviamente full LED. Questa è la versione multibeam, ecco che ce l'hanno chiusa. Le novità tra l'altro poi le ritroviamo anche al posteriore con il doppio scarico, che non è più di forma trapezoidale molto squadrata, ma sono esattamente due scarichi non propriamente tondi, ma più o meno la geometria è quella, che danno un look nuovo al posteriore. Speriamo che facciano uscire anche un bel sound. Continuiamo, intanto guardate che bello lo spazio che ha allestito Mercedes. Partiamo con questa, la classe S ibrida, che accoppia ai 367 cavalli del motore a benzina i 122 di quello a batteria. Ovviamente siamo di fronte a un ibrido di tipo plug-in, ma che riesce ad arrivare, pensate, a quasi 1000 Nm di coppia. Il consumo per 100 km dichiarato da Mercedes secondo noi è abbastanza ottimistico, perché ci dicono 2,1 litri per 100 km, una cosa secondo noi non troppo veritiera. Poi magari sarebbe bello averla in prova per testare le reali potenzialità di questo powertrain accoppiato a una macchina che comunque rimane direi discretamente pesante, forse è l'unica qui dentro che può giocarsela con il peso della classe G. A livello di ibridi abbiamo la versione della classe E e della classe C, anche questo in versione restyling con i fari diversi rispetto alla versione multibeam. Questi dovrebbero essere gli high performance. Abbiamo in questo caso il propulsore con un accoppiamento diesel più ibrido che massimizza l'efficienza e in generale vi permette di avere di tenere più sott'occhio i consumi, ma in generale di avere anche un po' più di autonomia. Se continuiamo troviamo la macchinina blu. Questa si tratta della Smart in versione con il propulsore EQ, che la rende capace di una percorrenza di circa 155 km, 82 cavalli disponibili su questa versione della Smart. Tra l'altro in questo momento si sta tenendo appunto una conferenza a riguardo, ma noi continuiamo il nostro tour e vi faccio vedere un'altra macchina piuttosto interessante, la GLC Fuel Cell. Anche questa il massimo dell'efficienza delle prestazioni in termini green, perché accoppia appunto al motore elettrico un'unità a idrogeno che dal punto di vista dei consumi garantisce zero emissioni. Vedremo cosa sarà in grado di fare Mercedes. Si aprirà un nuovo corso per questo carburante su cui tra l'altro anch'io diciamo punto molto di più rispetto all'elettrico. E parlando di elettrico arriviamo a lei, la Mercedes EQA. Si parla di un concept, anche questo visto per la prima volta a Francoforte. Guardate i LED che si accendono in sequenza qui nella parte anteriore e lo schermo del paraurti anteriore che ha la sua animazione. Un concept che anticipa i contenuti della casa di Stoccarda all'interno del campo dei veicoli elettrici, che sicuramente potrà anch'esso riservare delle sorprese in futuro. Qui invece c'è una macchinina che vi abbiamo fatto vedere pochissimo tempo fa. Si tratta della nuovissima Mercedes classe A, per cui tutti i contenuti, gli ultimi contenuti tecnologici a livello di infotainment presentati sul segmento C di Mercedes
Mercedes. Abbiamo il nuovo sistema MB-UX che consente di dialogare propriamente con la vettura. A Mercedes ci tengono a non farlo paragonare a Siri di Apple, ma più o meno diciamo che il principio di funzionamento è quello, anche se si tratta di un sistema sviluppato internamente dalla casa tedesca. Una macchina che è più lunga e più larga rispetto all'auto che va a sostituire, che ha diviso un po' per un design che dalla parte anteriore ricorda molto la CLS e che diciamo nella parte laterale, come ci avete detto in molti, non ha quella verve che aveva la precedente generazione, ma in totale una macchina che sicuramente in termini di contenuti sa stupire e ci stupirà. Diciamo che possiamo concludere così questa piccola anteprima del Salone di Ginevra 2018 con la World Premiere della classe G AMG, motore 4000 V8 biturbo, 585 cavalli, 850 Nm di coppia, tanti da far impallidire svariate supercar, anche se poi le prestazioni si traducono in un'ottica molto diversa rispetto a quanto siamo abituati di solito a vedere da AMG. Rimanete connessi con noi perché arriveranno tantissimi video su tante altre vetture durante questi 2 giorni. Per adesso direi che è tutto, vi invito a commentare qui su YouTube e su Facebook, ovviamente su automoto.it. Vi lascio un saluto, ciao ciao!